Bentornati ragazzi nella nostra ring road in Islanda, non mi ricordo più a che video siamo arrivati, quindi bentornati nella nostra ring road. Dopo aver vissuto e visitato la costa sud e la costa sud-est, inizieremo ad esplorare quelli che sono i fiordi orientali. Dovrebbero dare pioggia per tutto il giorno, al momento il tempo tiene, speriamo che vada avanti così, ma nel caso saremo pronti ad affrontare la giornata come dei veri vichinghi. Quindi Io questo non credo. Macchina se piove. Quindi raggiungiamo la prima tappa vichinga. Allora, siamo appena arrivati alla prima tappa, il vento, condizioni vento sono piuttosto avverse, iniziamo effettivamente a esplorare la vera Islanda. Prima tappa della giornata, un villaggio vichingo realizzato per girarci all'interno dei film, ma al momento non è ancora stato utilizzato. Qua la strada è privata, non so dove bisogna entrare. Bene, ci siamo già persi al parcheggio. Comunque lì ci sono delle ossa. Ossa di balena. Il villaggio vichingo è proprio situato alla base della Stoknes e Vestrahorn, che sono i promontori montuosi di questa piccola penisola vicino alla cittadina di Hofn. C'è l'allerta meteo gialla. Bene così. E la cosa più particolare e interessante di questo villaggio è che oltre al vero e proprio villaggio vichingo c'è anche la riproduzione di una piccola imbarcazione. Quanto Explorizons, anche se non si può salire sulla barca, ci sono chiaramente andato sopra, dove non si vede niente. Comunque la struttura è bella solida, regge bene, dai. Di legno. Accorciamento gambe. Questa è tipo la casa di Shrek. Andiamo a vedere questo fantastico condominio in cemento tipico vichingo. Quindi dici che Airbnb non lo accetta come struttura? Explorizons. Allora, non tanto sicuro, qua. C'è un fornello. Ah, c'è anche la scala per salire. Allora, il fatto che sia abbandonato e tutto quanto carino, però l'idea che sia una struttura finta e non tipica vichinga fa perdere valore a tutto quanto. Se fosse stato davvero un villaggio vichingo, tanta roba. Tosto lo fai meno simile, ma un po' più
sono più visibile, a parte che mi stai entrando non so quanta sabbia in faccia, sì. Ciao Francesca! Ciao, qui! Questa non è una voce tanto da Viking. Allora, il biglietto del villaggio vichingo comprende anche la possibilità di avvicinarci più verso la spiaggia dove c'è la possibilità di vedere delle foche. Non so se riusciremo a vederle anche oggi, qua è molto ventoso, c'è un sacco di sabbia, cerchiamo di sopravvivere e di non perdere la vista. Non è bello qua, eh? Prevista pioggia per la giornata, è cominciato il pomeriggio, ha cominciato a diluviare, quindi mi sa che questo video sarà abbastanza breve. Concludiamo con l'alloggio e vi facciamo vedere il nostro alloggio. Eccoci ragazzi, sono vestito da Hobbit all'interno di una delle nostre 2 botti che abbiamo preso per questa notte. Faccio un po' fatica a riprenderle perché sono piccoline, però comunque abbiamo una zona all'ingresso con un tavolino e 2 seggiolini e un letto qua all'entrata che useremo come armadio. Dove c'è Andrea abbiamo gli altri 2 letti con un calorifero che non scalda per niente, motivo per cui abbiamo su la coperta sulle spalle, con chiaramente un bellissimo affaccio sul territorio islandese. Prego, ci racconti l'esperienza bagno. Difficile, complessa. Esatto, abbiamo il bagno all'esterno. Sì, c'è il codice per prendere le chiavi, solo che poi devi capire come aprirlo. Cioè metti il codice ma poi non è che si apre. Devi schiacciare 2 pulsanti, ma noi ne abbiamo visto solo uno. Ma scusami, poi le devi rimettere via le chiavi. Poi le devi rimettere via. Ed è quindi da queste fantastiche botti che concludiamo il video. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube degli Horizons, di seguirci su Instagram per gli spoiler dei prossimi video. E niente, ci rivediamo nel prossimo video in cui inizieremo ad andare verso nord e ad attraversare tutta l'isola dall'alto. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga!